Ciao a tutti, pace e illuminazione, come state? Grazie come sempre a tutto l'interesse che date a queste mie guide. Grazie soprattutto a tutti coloro che ci sostengono attraverso gli abbonamenti, perché è grazie a loro se ci possiamo permettere di portare avanti questo canale con queste guide. Grazie anche a coloro che condividono sui loro social, sui loro gruppi WhatsApp e su quant'altro questi video perché mi danno la possibilità e danno comunque la possibilità a tutti di attingere agli insegnamenti del Sutra del Loto e gli insegnamenti del maestro Nichiren, perché come sai, se mi segui, se segui il canale, sai che in questo canale qua tu troverai soltanto insegnamenti certificati, diciamo così, da Nichiren e del Sutra del Loto. Ma andiamo avanti nell'intervento. Continuiamo, portiamo avanti il rito che abbiamo cominciato la settimana scorsa. Qual è? Quello di accendere un frammento di incenso e offrirlo al gonzo. Per rispetto, perché quando si parla di Dharma, quindi dell'insegnamento del Buddha, è importante il rispetto. Non soffiate mai sul bacchetto dell'incenso, fate così con la mano, perché? Perché per tradizione soffiare significa chiudere, significa spegnere, mentre invece il significato dell'incenso, dell'offerta dell'incenso è quella di purificare l'aria e quindi di offrire al Buddha l'aria purificata. Ecco qui, svolto il rito, entriamo nel vivo. Mi chiedete sempre e in tanti come si fa, come fate ad abbonarvi. Allora, intanto abbonarsi significa fare parte, entrare a far parte nel Sangha del Loto, in questo giardino dove noi approfondiamo gli insegnamenti di Nietzsche, proprio li spacchiamo in quattro, e gli insegnamenti contenuti nel Sutra del Loto. E poi vi dà la possibilità di sostenere il progetto di mie edizioni, quindi le traduzioni, tutto ciò che portiamo avanti, così come stiamo portando avanti un bel progetto che è quello di Casa Taise. Ma andiamo alla domanda, come si fa a abbonarsi? Sotto a me, sotto al video, qui sotto, dove trovi le scritte, ci sono due link. Tu basta che ci clicchi sopra e uno ti manda o agli abbonamenti di YouTube o agli abbonamenti di Patreon. Quindi è semplicissimo. Se non lo fai attraverso lì, puoi andare direttamente nel sito di mie edizioni, c'è proprio da fare abbonamenti o donazioni ed ecco lì che puoi farlo tranquillamente. Quindi non è difficile, sotto di me, in quello spazio dove c'è scritto, trovi i link, che sono link diretti, quindi basta che ci clicchi sopra e vai. Sono contento tra l'altro perché molti che sono abbonati all'inizio con 5 euro e poi si sono trovati bene e adesso hanno fatto 10, 15 euro, di conseguenza vuol dire che stiamo facendo le cose bene, che le persone sono contente, che soprattutto si ritrovano questi insegnamenti nella loro vita e questo è importantissimo perché se gli insegnamenti non te li rivedi, non si riverberano nella tua vita di tutti i giorni, rimangono lì libri che prendono polvere come tutti i libri che abbiamo in casa, come tutte le enciclopedie che abbiamo in casa. Entriamo nell'argomento di oggi, che l'argomento di oggi, se hai tempo di ascoltarlo fino alla fine, è molto importante perché rappresenta un po' la bandiera della maggior parte di credenti Nichiren, no? E questi Bonno Soko Budai, i desideri terreni sono illuminazione. Perché ti dico che è diventata una bandiera? Perché dietro a questa cosa qua allora è lecito avere tutti i desideri, i famosi scopi davanti al gonzo. No, non è quello che ha detto Nichiren. Quindi andiamo a vedere bene nello specifico che cosa ha detto Nichiren e soprattutto qual è il significato vero. Ma per capire il significato vero del termine Bonno Soko Budai o desideri terreni sono illuminazione, dobbiamo comprendere appieno i componenti, i vari componenti. La prima componente è Bonno.
Bonno significa desideri terreni o illusioni. Questi includono le passioni, le paure, l'odio, l'avidità e tutte le altre afflizioni che oscurano la nostra natura illuminata. E l'altro è Bodai. Bodai significa illuminazione o saggezza e rappresenta lo stato di comprensione profonda della verità della vita e dell'universo. Quindi Bonno Sokobudai non significa che i desideri terreni devono essere soppressi o eliminati, e questo è vero, ma fai attenzione, ma piuttosto che possono essere trasformati in energia positiva per raggiungere l'illuminazione. In altre parole, le sfide e le sofferenze della vita possono diventare opportunità per la crescita personale e la realizzazione del proprio potenziale interiore. Ma in che modo succede questo? Allora, facciamo un esempio. Tu desideri avere una casa, una macchina nuova, vediamo più piccolo, una macchina nuova, no? Ti metti lì e cominci a praticare per avere questa macchina qua. Il Daimoku, alimentando la tua parte buddhica, cioè quella parte, come dicono quelli che sanno parlare, consustanziale all'assoluto, quella piccola parte di Gonzo che è in te, quindi le potenzialità che abbiamo ognuno di noi per diventare Buddha, tu capisci attraverso questo nutrimento della buddhità che il desiderare la macchina, o meglio, il pensare che avere la macchina nuova ti porti felicità, è un desiderio sbagliato. Allora correggi il tuo desiderio, e questo correggere il tuo desiderio, questa tua presa di coscienza di questo, ti fa crescere. Ecco in che modo i desideri terreni sono illuminazione. Non indulgere ai desideri, perché se tu desideri una qualsiasi cosa materiale e, come ti è stato detto, se ne vieni dalla Soka Gakkai, che devi mettere questo scopo davanti al gonzo e comincia a mitragliare, come ti dico sempre, la vita e il gonzo per avere questo desiderio, questo è indulgere nei desideri. E il Buddha ha detto che la chiave della sofferenza sono i desideri. Nel Sutra del Loto, al terzo capitolo, c'è un punto molto importante che, insomma, se letto e meditato anche un minimo, ti fa capire che quella non è la strada giusta, no? Cioè, se quelli saranno i vostri desideri, sarete bruciati dall'oggetto della vostra stessa brama, no? Quindi, se tu punti la tua vita per avere quel desiderio lì, pensando che quella sia la felicità, quel tuo desiderio diventerà la tua condanna, diventerà, invece che la causa della tua felicità, la causa della tua sofferenza. Capisci la gabbola, il misunderstanding che c'è dietro a questa cosa qua, no? I desideri terreni sono illuminazione, sembra ti è stato insegnato che tu puoi desiderare tranquillamente e sono proprio attraverso questi desideri qua che raggiungi l'illuminazione. No, è la comprensione dei desideri, perché tu all'inizio, come ti dicevo, desideri ovviamente, perché è umano desiderare, no? È umano desiderare di migliorare la propria condizione. Che cosa fai? Ti metti lì davanti al gonzo e cominci a pregare, a fare Daimoku per avere quel desiderio lì. Poi il Daimoku, alimentandoti, quindi pulendo la tua vita, la tua consapevolezza, la tua concezione del mondo, che cosa fa? Ti porta a comprendere che la felicità che tu stai cercando, che credi che si trovi dietro all'avere la macchina, la casa, la fidanzata, il fidanzato, il marito, non è così. Di conseguenza maturi. Questa tua maturità è il beneficio del gonzo. È questo che fa una pratica spirituale
non ti porta la macchina, non ti porta la casa, non ti porta questo o quell'altro, perché ricordati che il Daimoku, quando è fatto, quando è vero Daimoku, ti leva, non ti dà, cioè ti leva ciò che è la causa della tua sofferenza, ciò che ti impedisce di essere felice e ti dà ciò che è bene per te. Quindi se ti è stato detto che è facile desiderare, che è cosa buona e giusta desiderare, che anzi metti questo desiderio davanti al gonzo, sei stato ingannato. Perché questo qui è un punto molto importante che se non è capito, se è praticato come state praticandolo voi che venite dalla Soka Gakkai, vi distruggerà, come dice il Buddha. Quindi non lo dice Massimo, che può dire delle corbellerie, non sentite come parlo bene, ma te lo dice il Buddha, quindi, come ci dice nel Sutra del Loto, non c'è parola falsa all'interno del Buddha, degli insegnamenti del Buddha, quindi ti conviene crederci. Questo, vedi, è molto importante. Perché? Perché ti fa comprendere che ciò che hai fatto fino adesso, che il buddismo di Nichiren che tu hai praticato fino adesso, non è di Nichiren, ma è soltanto un'interpretazione, tra l'altro fallace, perché come abbiamo visto è usare un termine buddista e capovolgerlo, perché un conto è indulgere nei desideri e l'altro è comprendere i desideri, comprendere se sono davvero positivi o negativi, se ti portano davvero al bene o ti portano al male. E questa la crescita, è questa la trasformazione. E la chiave del buddismo di Nichiren è la trasformazione, non il mettersi lì e ricevere, perché quello è cristianesimo. Perché il cristiano si mette lì, prega e aspetta la grazia. Tu, se fai Daimoku, dovresti essere buddista, ma per essere buddista tu devi conoscere tutte queste cose qua, tu devi praticare il buddismo e i desideri sono la causa della sofferenza. Questo lo dice nelle quattro nobili verità, il primo sermone del Buddha, quindi è proprio il fulcro, lo zoccolo del buddismo. Se tu manchi a questo, vai da un'altra parte. Ecco perché per la maggior parte di buddisti, i buddisti di Nichiren non vengono considerati buddisti, perché mancano anche a quella che è il centro del buddismo. Quindi fai attenzione, mi raccomando, fai attenzione se davvero hai a cuore la tua vita, perché avere cuore della propria vita significa anche avere cuore della vita delle persone che ami, perché se tu stai bene, le persone che ti amano stanno bene. Se tu non stai bene, le persone che ti amano non stanno bene. Quindi crei sofferenza non soltanto a te, ma anche alle persone che ami. Quindi è importante. Aver incontrato il buddismo è una fortuna se lo pratichi, non se pratichi un buddismo fai da te o un buddismo fatto e confezionato per altri scopi. Fai attenzione, il buddismo di Nichiren non è quello che ti è stato insegnato. Nichiren ce n'avrà avuti scopi da mettere davanti al gonzo, ha fatto una vita d'inferno, eppure non lo trovi in nessun goscio un'espressione del genere. Quindi fai molta attenzione. Se vuoi seguire il buddismo di Nichiren, segui quello che ha detto Nichiren, non tutto quello che dicono gli altri. Ciao, pace e illuminazione.